Oh, eccolo qua. Appena arrivata, moto zappa a due tempi, 50 centimetri cubici di potenza della Polar. E andiamo subito a spacchettare. Vediamo un po' se il prodotto è buono come mi è stato promesso. Acquistato un paio di giorni fa da Brico Io. Eccolo qua, apriamo in diretta questa fantastica macchinetta. E qua, ecco, abbiamo subito parte del manico, altro manico manubrio, questo manubrio con il comando. Ecco qua la parte principale, motorino con serbatoio. Poi abbiamo manualetto, naturalmente un manualetto, un contenitore da mezzo litro con dosatore. Poi abbiamo un po' di ferramenta, manopole e tutto quello che serve per il montaggio. E ovviamente tutta la parte che va a lavorare. Le ruote sono già fissate molto bene, ecco qua, queste sono le zappette. No, sbagliamo, le ruote non sono fissate, bisogna provvedere. Eccole qua. Ecco le quattro vanghe che permettono di lavorare la terra in una profondità 10-15 cm come da descrizione. E allora si va al montaggio. Allora, visto che il pezzo più grande è quello più facile da montare, andiamo subito al montaggio di queste ruote. Visto che ci sono anche i due fori, è facile capire che questo pezzo va inserito al centro di quest'altro. Vediamo con un po' di calma, eccolo qua, riusciamo ad infilarlo. Troviamo anche i suoi bulloni. I suoi bulloni sono esattamente questi. Abbiamo in dotazione anche una chiave, per cui procediamo subito al montaggio. Ecco, come possiamo vedere la dotazione di chiavi è quella sufficiente, c'è anche questa chiave a tubo per la candela ovviamente, e andiamo a fissare adesso la parte superiore, quella che va qui, il motorino in pratica. Come facciamo per agganciarla? Probabilmente così, con il serbatoio verso l'esterno. Allora, vediamo cosa ci dicono le istruzioni.
Ecco qua anche le istruzioni. Libricino che è ridotto l'indispensabile. Se togliamo le pagine di descrizione, garanzia e quant'altro, ecco, ci rimane ben poco. Indicazioni sulla sicurezza. Vabbè, comunque questo lo si può trovare anche online su internet e magari lo possiamo pure ingrandire per leggere meglio. Allora, dopo aver letto quelle scarne istruzioni, si può capire che la base, questa base del motore filettata, deve essere agganciata ovviamente a questi 4 bulloni che però ci vengono proposti già inseriti, quindi bisogna toglierli e rimetterli infilandoli dal basso, naturalmente. Ecco, questa è l'operazione più antipatica perché si devono infilare queste 4 viti tra base del motore e protezione. Comunque i fori ci sono piuttosto bene allineati e quindi con pazienza, ma si può fare. E poi naturalmente bisogna stringere anche piuttosto bene perché le vibrazioni di questo motorino sono tante quando che si lavora. Per migliore serraggio si può rovesciare ancora di più tutto l'ambardamma e così vi è anche più agevole andare ad avvitare. La pazienza, se non ci fosse non si potrebbe fare assolutamente nulla. E comunque speriamo che valga la pena e che questo motorino ci dia delle belle soddisfazioni. E se devo dire la verità, questa è proprio un'operazione improba perché alcuni bulloni si possono avvitare facilmente, mentre gli altri 2, quelli più in basso, sono in una posizione estremamente difficoltosa e inoltre non c'erano in dotazione neanche delle coppiglie per impedire che poi il bullone si allenti. Ecco, veramente questo è una cosa che non mi aspettavo. Qui si sono persi parecchi punti. Alla fine ci siamo anche riusciti e adesso provvediamo ad attaccare il manico. Ovviamente il primo non può che essere questo. Questa è veramente la parte più facile. Ecco, è andata dentro a incastro. Ora provvediamo a bloccare il tutto. Le maniglie, anzi scusate, le manopoline vanno all'esterno, bisogna ricordarsi questo particolare. E ovviamente adesso abbiamo anche la parte finale.
Ecco qui, allora la macchinetta è quasi pronta. Ho montato per ultimo questo pezzo di ferro che serve da piede per il cavalletto, è anche regolabile in altezza ed è tenuto fermo da questo fermaglio che vediamo qui, molto facile da togliere. La macchina è quasi pronta, manca solo il contatto elettrico e l'apertura dell'aria che si agisce su questa leva. Ora vado a preparare il terreno. Ecco, questa è l'area dove faremo il nostro tentativo. L'ho opportunamente pulita, anche se forse non è necessario, perché mi hanno detto che la potenza è più che sufficiente anche per su eventuali problemi di erba alta. Ecco, ora preparo la miscela utilizzando l'apposto preparato per mezzo litro della tanichetta che era in dotazione della macchina. Per mezzo litro ce ne vogliono 10 ml. E mettiamo la miscela in questo bel motorino. La percentuale di miscela è anche ricordata con 2 adesivi, 3%. Eccoci pronti, quindi adesso collego i terminali elettrici . Ovviamente nero con nero, rosso con rosso, non ci si può sbagliare, altrimenti le banane non vanno neppure dentro. Va anche collegato il filo dell'acceleratore. Questo filo dell'acceleratore in verità è abbastanza scomodo da infilare, deve essere aperto questo piccolo cutter, altrimenti non ci si riesce. Per aprire questo piccolo cutter ci vuole questa chiave che è in dotazione. Ecco, dietro il cutter si nasconde il filtro, però noi riusciamo così a vedere dove innestare il filo dell'acceleratore. Eccolo qua, vediamo di riuscire a metterlo a fuoco. Eccolo qua, deve essere infilato qua dentro. Si può fare abbastanza tranquillamente perché sotto c'è una vite che viene presa in maniera
abbastanza elementare. Eccolo qua. Questo è il pezzo che va innestato qua dentro, qui sopra ora va agganciato il filo. Ecco, prima di inserire il filo bisogna fare attenzione che questo dado sia il più basso possibile, altrimenti vi renderà la vita difficile per inserire il filo. Ecco, certo che tutte queste manovre non sono state spiegate nel manuale. Il manuale è proprio estremamente schifo. Allora, dopo un bel po' di manovre finalmente sono riuscito a collegare tutto quanto, manca solo il filo positivo. Apro l'aria, bisogna premere anche l'interruttore pulsantino rosso che c'è qui di accensione, e tenendo premuto l'acceleratore proviamo ad accendere il tutto. Ah sì, dimenticavo, c'è un pommellino da premere anche qui per accelerare il flusso di benzina quando la macchina è scarica. Non è così semplice. Niente da fare, non fa un bel lavoro, bisogna essere sinceri. Poi tra le ruote si ferma tanta di quell'erba che veramente diventa quasi impossibile lavorare e bisogna fermarsi spesso a pulire. Fortunatamente ecco, è facile aprire, basta togliere questi fermagli e la pulizia si riesce a fare, perché le zappe si sfilano. Certo è che questo sistema non può considerarsi una moto zappa. Questo al massimo fresa la terra e la prepara giusto per l'orto. Ecco, questa è la sua funzione reale. Ecco, e detto questo non mi rimane che salutarvi.